Ciao a tutti, sono Hiro. Grazie per avermi seguito il mio canale. Oggi vi presento come preparare pizza panini al vapore con ripieno alla pizzaiola. L'avete mai assaggiato Nikuman? Sono dei panini cotti al vapore con ripieno di carne. Allego il link della mia ricetta di Nikuman qui al lato destra. Pizzaman è una delle varianti di panini al vapore. È nato in Giappone tra gli anni 80 e 90, il periodo in cui c'è stato un boom di pasta, pizza, gelato, insomma il cibo italiano in generale. Diciamo che ora Pizzaman è diventato uno standard per i giapponesi. Viene consumato soprattutto il periodo invernale. Oggi faccio un shortcut. Uso ragù di carne già fatto per la farcia, aggiungendoci un po' di carne e cipolla e funghi, più formaggio fondente e filante. Siete pronti? Cominciamo a preparare! Aggiungendo l'acqua tiepida di circa 40 gradi, attiviamo il lievito. Con concentrato di pomodoro l'impasto diventa il colore arancione. Mescoliamo un po'. Mescoliamo bene due tipi di farina. Ora aggiungiamo il composto di lievito attivato e concentrato di pomodoro e acqua tiepida. Adesso mescoliamo con un cucchiaio di legno. All'inizio l'impasto è appiccicoso. Aggiungiamo poco alla volta la farina per pane. Aggiungete la farina sentendo la consistenza della pasta. Io ci aggiungo ancora un po'. A questo punto mettiamo sul tavolo ad impastare. Se ancora si attacca, aggiungiamo un po' di farina. Continuiamo a impastare per 15 minuti. Impastiamo finché non diventi l'impasto liscio come questo. A questo punto arrotondiamo l'impasto. Ungiamo il recipiente con un po' d'olio e mettiamo l'impasto. Copriamo con la pellicola. Adesso prepariamo il ripieno alla pizzaiola.
Cuociamo finché non cambia il colore della carne. Cuociamo per un paio di minuti. Togliamo dal fuoco e facciamo raffreddare. Guardate, l'impasto si è lievitato doppio. Sgonfiamo la pasta. Mettiamo sul tavolo. Dividiamo la pasta a 8 pezzi. Ora arrotondiamo ogni pezzo. Prendiamo l'impasto con le dita e chiudiamolo. Mettiamo la chiusura sotto. Prendiamo un pezzo, schiacciamo la pasta con la palma di una mano, stendiamo a disco con mattarello. Ora stendiamo solo il bordo del disco in modo che la parte centrale rimanga colma. Vedete? Qui la parte centrale è rimasta colma. Qui mettiamo il ripieno. Mettiamo prima il formaggio. Va bene qualsiasi formaggio, ma preferibilmente quello fondente e filante. Poi mettiamo circa un cucchiaio di ragù di carne. Ora prendiamo il bordo della pasta con le dita e chiudiamolo. Chiudiamo bene in modo che non esca fuori il ripieno durante la cottura, perché quando la pasta si lievita la chiusura si apre facilmente. Poi mettiamo sotto il panino la carta da forno tagliata quadrata piccola. Ripetiamo a farlo. Prendiamo un pezzo di pasta, schiacciamo con la palma di una mano, stendiamo a disco con mattarello.
Poi stendiamo solo il bordo del disco. Mettiamo formaggio e ragù di carne sulla cima del colmo. Ora prendiamo il bordo della pasta con le dita e chiudiamolo bene. Poi mettiamo sotto il panino la carta da forno. Vi faccio vedere ancora una volta. Prendiamo un pezzo di pasta, stendiamo a disco col mattarello, poi stendiamo solo il bordo del disco. Mettiamo formaggio e ragù di carne in centro. Chiudiamo bene con le dita. Poi mettiamo sulla carta da forno. Questo è l'ultimo pezzo. Chiudiamo bene. Mettiamo sulla carta da forno. Ora posizioniamo dentro la vaporiera. Lasciate la distanza tra i panini. Chiudiamo coperchio. Mettiamo sul vapore. Controllate se l'acqua sta bollendo. Detta! Ora assaggio. Itadakimasu. Il pane è molto soffice, leggermente dolce che avvolge il ragù di carne molto saporito. È un'ottima combinazione. In Giappone questi panini al vapore si compra al konbini, una sorta di chiosco aperto 24 ore su 24. I panini stanno nella vaporiera particolare. Quando andate al negozio potete prendere un panino caldo fumante in qualsiasi momento della giornata solo con 2 euro. Per me tenere in mano un panino al vapore caldo trovo un piccolo momento di felicità durante l'inverno. Se l'avanza, mettete in un sacchetto di plastica e conservate in freezer. Per mangiare, riscaldate sempre al vapore per 10-15 minuti. Provate la mia ricetta di pizzaman, panini al vapore con un ripieno alla pizzaiola. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace e iscrivetevi per altre ricette.
Ci vediamo alla prossima. Mattane!